È una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Buongiorno a tutti, siamo nuovamente con Maria Jędrzejczyk Setiabama Devidasi. Ciao Maria, come stai? Bene, grazie, bentornati su queste trasmissioni perché Giuseppe ne fa veramente tante, perché sono tanti gli autori che vogliono essere, diciamo, voglio avere un po' di spazio in questa, diciamo, trasmissione cominciata così, però effettivamente sta riscuotendo moltissimo successo e questo mi fa piacere perché Giuseppe si impegna veramente tanto e quindi merita, ecco, bisogna dirlo, quando è così bisogna dirlo. Per cui eccomi qua di nuovo con Libro sull'amore. No, non è una love story, ma si tratta di un libro che scrissi diversi anni fa, nel 2022 se non ricordo male, proprio pensando all'amore, a San Valentino, a come scrivere, pensare oppure utilizzare della carta, perché di questo si tratta, della carta già preparata, cioè delle lettere già preparate con dei disegni delle cose. Il libro in realtà non sono disegnini fatti da me, ma ho cercato delle decorazioni delle pagine affinché la pagina sia già di per sé romantica o significativa. Dopo ci scrivi quello che tu vuoi sostanzialmente, no? Per cui sono 50 fogli da lettera, cioè significa che è un formato A4 grande, no? Tu poi lo apri fino alla colla, tiri via il foglio oppure con una taglierina oppure usi delle forbici e prendi il tuo foglio e lo usi per quello che ti serve, può essere una lettera d'amore, può essere un ringraziamento. Se invece ti piace proprio tanto, lo puoi far diventare anche un tuo diario in cui ti dedichi qualche cosa, scrivi qualcosa che magari gli altri non ti dicono, ma tu vorresti sentirtela dire e quindi può diventare un diario personale. Questi sono i 50 fogli di lettere decorati con i cuori, così si chiama questo libro qua. Buongiorno, buon tutto a tutti voi. Questo è un libro della collana Segni d'amore, ovvero chi desidera offrirti la possibilità di usare le tue emozioni per comunicare il tuo pensiero, essendo fogli con le immagini che ispirano sentimenti positivi. Il desiderio di amare e di essere amati è una cosa naturale per ognuno di noi, bello poterlo esprimere nel modo migliore. Questo libro si chiama 50 fogli a colori per lettere con i cuori, ovvero un libro di fogli a colori con cuori e messaggi d'amore. Si può staccare la pagina che ti piace e scrivere il messaggio sia da una parte che dall'altra. Puoi anche usarlo come diario personale. Benvenuto in questo libro, o meglio raccolta di fogli per scrivere lettere e messaggi d'amore che vuoi dedicare a chi ami. Questo libro in realtà è pensato come raccolta di fogli decorati, in modo da rendere il tuo messaggio più ricco di emozioni positive. Scegli la pagina che più ti piace in quel momento, apri bene il libro fino alla colla della rilegatura e con un paio di forbici o con un cutter taglia a parte interna, vicino appunto alla rilegatura. Puoi scrivere un pensiero e piegare il foglio e metterlo in una busta per consegnarlo o spedirlo a chi vuoi tu. Prenditi il tuo tempo e fai questo lavoro con calma. Una meditazione con il cuore. 10 modelli differenti, 5 fogli per tipo, 50 fogli di carta per lettere. Grazie per aver scelto questo libro. Intanto stiamo vedendo le pagine interne, così ti puoi fare un'idea di quello che puoi trovare all'interno di questo bellissimo libro raccolta di fogli per messaggi d'amore. Puoi anche usarlo come tuo diario personale. Quella che stai vedendo è la retrocopertina del libro che riassume tutti quanti i fogli che ci sono all'interno. Questi libri sono in formato A4, comodi per scrivere e disegnare. Fanno parte della collana Segni d'amore. Copertina flessibile. Li trovate in vendita su Amazon e se avete qualche difficoltà li trovate appunto sul mio sito www.realizzazione-interiore.com. Questi sono altri libri della collana Magico Sentiero
che riguardano appunto un modo per comunicare con le fate dei desideri. Sono differenti fra di loro e potrai apprezzare tutti i miei libri, le collane dei miei libri, che sono, come vedete, già 5 collane differenti. Gioia Organica è la mia linea di oggetti organici che trasformano l'energia nell'ambiente e nella persona. Come potete vedere, qui ci sono i miei contatti e potete avere maggiori informazioni sul mio sito. Altri miei contatti e il modo anche di trovarmi su Amazon. Potete essere, cliccando su Seguimi, potete essere informati da Amazon stessa ogni mio libro nuovo e potete trovarmi con maggiore facilità. Iscriviti al mio canale YouTube cliccando la campanellina delle notifiche. Un tutto a tutti voi, Marienche che siate Bama di Vidasi e che ci sia tanto amore nella vostra vita. Prossimo video, prossime avventure insieme. È ovviamente in formato A4, ok? Con un foglio di carta da lettera normale, ed è edito su Amazon, ovviamente, perché lì si va a parare sempre. E quindi questo libro qua, fra le altre cose, ho avuto l'ingegno di, mi direte quanto avrai tradotto, di tradurlo comunque in inglese, francese e spagnolo, visto che li conosco. E prossimamente lo farò anche per tutti gli altri libri, però mi sono voluta fermare perché non ne potevo più, ero assorta nei libri con un cervellone così in quel periodo, quindi a un certo punto ho detto basta perché stavo andando, ecco. Quindi, però man mano li farò anche gli altri libri dei quali abbiamo già parlato e di quelli di cui parleremo, perché Giuseppe mi dà un sacco di spazio, io lo uso tutto. Ecco, di fatto la festa di San Valentino, diciamo che adesso ha la valenza degli innamorati, eccetera, però di fatto, insomma, San Valentino non sembra che sia proprio il Cupido che scocca la freccia, insomma, tutta una sua storia, e quindi diciamo che è stata attribuita a questo. Quello che mi piace a me invece di queste feste, se ci pensi, dandogli un'altra valenza, sono feste commerciali, sì, ma sono dei momenti per festeggiare, per festeggiarsi. Quindi, andando a fare un altro discorso, siccome esiste la thank you therapy, che sarebbe la terapia del ringraziamento, se tu un giorno ringrazi, sei felice di quella giornata, porti gioia dal cuore verso l'esterno, è sicuramente un'ottima cosa per la legge di attrazione. E questo non ci si pensa solo è commerciale, oppure mi tocca fare un regalo, però ci sono altre persone che dicono wow che bello, oggi posso fare quel regalo, posso festeggiare in questo modo, posso, capito? Ti danno questo spazio, dipende dai punti di vista, è ovvio. A me piace vederlo dal punto di vista della legge di attrazione, cioè con la thank you therapy, cioè la terapia del ringraziamento, per cui sei felice, porti gioia dal quarto chakra, qua sotto in mezzo al petto, insomma, e quindi a quel punto fuoriesce una tubo, un cilindro, un flusso di energia gioiosa, positiva, che fa bene. Quindi io la vedo più così, cioè a me piace vederla in questo modo. In effetti dovete sapere, voi che ascoltate, e anche tu Giuseppe, che non ho scritto uno di libro, ho scritti due di questo argomento. Uno col mio nome che conoscete, Maria Jenche Satyabhama Devi Dasi, l'altro invece l'ho scritto con il mio secondo nome, il mio pen name, che è Lakshmi Satyabhama. Vi spiego. Io porto avanti le mie cose come coach olistico da molto tempo e già ne abbiamo parlato, però io ho anche un'associazione con la quale per parecchi anni, 5 buoni, con mio marito abbiamo girato l'Italia per festival vari, festival di quelli da 2-3 giorni, e abbiamo girato per tutta l'Italia davvero. Siamo arrivati giù a Foggia, a, come si chiama, Fasano, poi siamo arrivati a Torino, lì siamo stati anche a Damanhur, all'interno abbiamo fatto delle cose, quindi voglio dire, sì, delle cose di interreligiose, insomma abbiamo fatto una valanga di roba, poi sì, siamo andati, abbiamo fatto anche dei festival dell'Oriente, abbiamo fatto veramente molte cose, e quindi io ho detto portiamo avanti la mia associazione almeno da un punto di vista culturale, mettendoci anche dei libri, visto che il sito c'è, lo gestisco, mi faccio un mazzo della miseria per una cosa, un'altra, la terza, e scriviamoci, aggiungiamo anche questo, scriviamoci dei libri. Quindi ho fatto un libro
del quale parleremo la prossima volta, che anche quello è dedicato all'amore. Da dove mi è venuta questa idea? Perché qualcuno mi ha detto: ah, belle le pagine disegnate, però se non so cosa scrivere, io ho detto, e mi è stato detto, a mio figlio me l'ha detto, mi ha detto, mamma, ma smetti qualcosa con qualcosa di scritto, così è più semplice. Ho detto, va bene, ok, quindi ho fatto questo libro e ve lo presenterò la prossima volta. Tutto carino carino, decorato completamente differente nell'estetica, nell'ideazione, però comunque con il mio pen name Lakshmi Satyabhama. E lì, come ho pensato, il nome ve lo spiego la prossima volta. E questo libro qui invece, tutto a colori, con le paginine graziose, coloritello, cuoricini, insomma, dopo potete usarlo come letterina di accompagnamento di un regalo, come letterina, oddio, spero non di addio, però insomma, potrebbe anche essere, o se no ve lo tenete come vostro diario e ci scrivete quelli che vi pare, ci scrivete anche le poesie e vi dedicate un sacco d'amore. Giuseppe, fa bene l'amore a se stessi un pochino, che ne pensi? L'amore a se stessi è fondamentale. Uno riesce ad amare gli altri solo se ama se stesso. Cioè, spesso le difficoltà del mondo sono relative a questo, che le persone non si amano, non si stimano e quindi poi tutto quello che vedono esternamente, insomma, è relativo a non amare gli altri, a non stimare gli altri. Quindi perciò la vita poi è un percorso interiore, perché più cresci interiormente, più gli aspetti attorno a te, le persone, acquisiscono un senso diverso. No, questa versione del festeggiare per costruire comunque a livello vibrazionale un qualcosa di importante mi piace, insomma, è interessante. Vabbè, è una versione che hai portato poi anche relativamente alle feste natalizie. Di fatto è questo il punto, bisogna riuscire a gestire le proprie emozioni in modo utile a se stessi e per gli altri, perché ci sono persone che sono autodistruttive o cercano comunque di distruggere ciò che hanno di bello, come se, e questo è il punto, non si meritassero di avere quella cosa bella o di fare quella cosa, cioè la fanno bene, sono bravi, il top, fantastico, però poi in un X momento pastrocchiano tutto, rovinano tutto, cancellano, rompono, distruggono. E allora lì c'è l'emozione di dire, vedi, io non mi merito, oppure vedi, quello è troppo per me, oppure vedi, io ne ho bisogno, oppure vedi, tu che ci tieni tanto, sei, non so, arrivista, stupida, pretenziosa, vuoi tutto tu, mentre io, che sono saggio, non ho bisogno di nulla, non voglio nulla. E poi che cosa sono? Sono persone infelici e rendono infelici quelli che ci sono vicino. E là è il punto, perché uno può, come dire, pensare di amare se stesso perché è austero, non fa quello, non fa quell'altro, non ha bisogno di quello, non ha bisogno dell'altro e si sente figo. Alla fine è orgoglioso. Non è felice, è orgoglioso ed infelice. E allora lì è il punto, che si frega da solo, si rovina la sua vita, ovviamente i poveri cristi che ci sono vicino devono penare e quindi devo crearsi una seconda identità, una di fronte a questa persona o in relazione a questa persona che può essere al lavoro, in famiglia spesso, comunque e cose di questo tipo, e invece un'altra di protezione nella quale entrano nella loro parte intima, che devono invece ben tutelare, schermare con l'altro, ma poi una fatica incredibile. Per cui cerchiamo, a me, quello che penso io, quello che cerco di comunicare, cerchiamo di tirare fuori la nostra parte migliore, però se c'è qualcuno che la vuole rovinare, cerchiamo di non prendercela con quello lì, ma di concentrarci per essere
come ci pare a noi, cioè rimanere sereni e felici lo stesso, tanto prima o poi quella persona andrà a dormire, andrà via, dovrà uscire di casa, se è in casa, dovrà andare al lavoro, dovrà andare a fare i bisognini, per cui ci sono momenti di respiro. Oppure tu prendi, esci con la scusa, devo fare la spesa, capito? E ci fai una giornata, così respiri. Questo è brutto da dire, ma purtroppo accade. Quindi io quello che cerco di fare è di dare alla persona gli strumenti per vivere meglio, per vivere serena, per portare fuori quello che ha di patrimonio dentro, in modo che sia così visibile, così grande, che l'altro, anche se vuole rompere tutto quello che vuol rompere, non arriva fino in fondo, quindi fino a demolire. È una faticata per chi ha un carattere gioioso e sereno, mentre l'altro fatica per, diciamo, stare male. Però a un certo punto quello che sta male, l'energia sua si esaurisce e quindi avrà un crollo e dovrà accettare che quello che invece ha un'energia positiva lo avvolga. Non dura molto, ma funziona. Non so se ho reso l'idea. Io so che ho in mente che cosa. Ora dimmi tu e anche voi magari nei commenti se qualcuno vive queste situazioni di normalmente come si fortifica, e così voglio introdurre anche un altro discorso. Non so se mi hai capito, Giuseppe. Beh, il problema è che questo è lo spartiacque tra vita spirituale e vita materiale. E spesso la società odierna, insomma, ha scelto totalmente, insomma, la vita materiale, cerca di affrontare percorsi che siano soltanto esteriori, estetici, materiali, e non si interroga più su se stessa, cerca comunque di andare avanti costruendo ruoli di identità e non ruoli relativi a ciò che sono veramente. Cioè io sono perché sono medico, sono perché sono avvocato e non sono perché sono Giuseppe, insomma, no? E invece secondo me poi la tendenza dovrebbe essere, e quindi poi è questo il lavoro che poi, come dicevi tu, ci potrebbe portare ad essere, a vibrare ad altre frequenze e quindi a stare meglio sia mentalmente sia fisicamente che con gli altri, insomma. E lavorare molto su se stessi, lavorare. Noi viviamo in un tipo di società in cui il concetto è questo: facciamo autocritica alla tua, praticamente, no? E invece, secondo me, la vita è un percorso nostro in cui ogni giorno ci rispecchiamo in quello che viviamo, ci rispecchiamo negli altri, e da lì dobbiamo trarre poi le conclusioni per cambiare noi stessi, insomma. Uno psichiatra che ci seguiva nel lavoro che facevamo diceva sempre che un sano altruismo nasce da un sano egoismo, no? Però è molto importante la parola sano, perché in effetti se manca questo poi siamo nella follia sia dell'egoismo che dell'altruismo, insomma. E penso che comunque soltanto seguendo percorsi interiori che possiamo, insomma, migliorare il nostro modo di percepirci e il nostro modo di stare con gli altri. Beh, sì, ovviamente non posso che essere pienamente d'accordo. Allora, quindi, voi che ci ascoltate, sappiate che stiamo elaborando, queste due menti, la mia e quella di Giuseppe, stiamo elaborando un programma che si chiama Olistiche Online. Siccome siamo vicini alla data di inizio, non abbiamo ancora deciso, ma siamo vicini alla data di inizio, abbiamo deciso, per Giuseppe cominciavamo anche l'altro giorno, sono io che per dei miei tempi dovevo pensare un attimo una scaletta di argomenti, di cose per fare un filologico, in modo che quando uno ascolta una puntata poi ne ascolta l'altra, ma un filologico. Però giustamente, siccome io ho nella mia testa una visione, ma voi che ascoltate, voi che siete quelli che è rivolto questo lavoro, magari avete altre domande. Per cui io mi sto preparando mentalmente una scaletta
però ovviamente mi piaceva sapere che cosa vi piacerebbe sapere a voi, quali sono le vostre domande, perché io ovviamente ho delle idee, perché ragazzi, io ho cominciato nel 1997 come maestro di Reiki a appoggiare le mani sulle persone, ho insegnato un sacco di persone Reiki, cosa era un mio centro olistico, poi però situazione della vita, quello l'ho chiuso, mi sono spostata, traslocato, ritraslocato, eccetera, e internet mi ha aiutato a portare avanti le cose, quindi lavoro a distanza con dei percorsi ben precisi. Per cui, senza stare lì a parlare dei miei percorsi al 100%, però il motivo è che l'idea di pensare a qualcosa che va bene al pubblico, ok? Quindi, però mi domando anche, cosa vi piacerebbe sapere? Vi prego di fare domande intelligenti, perché alle domande, quelle che magari vogliono minare l'emotivo mio e di Giuseppe, sinceramente le cancelleremo o non risponderemo. Quindi rispondiamo a domande che di vita, perché quello è, domande che possono essere pertinenti a qualcosa che può piacere ascoltare a chiunque, ma anche perché ovviamente non è che rispondo solo io, anche Giuseppe ha una sua testa, quindi siamo in due a dare delle risposte a degli argomenti che magari suggerite. Io ovviamente sto preparando una scaletta bella in cui uno degli argomenti ovviamente è l'amore per se stessi, nel senso non egoistico ma funzionale, perché è qui la differenza. Sei d'accordo con me, Giuseppe? L'amore non egoistico ma funzionale. In effetti è quello che ho detto prima, no? Un amore funzionale. Sul canale in questo momento ancora non c'è quel tipo di seguito. Comunque le raccoglierò live tra i miei amici, insomma, per creare poi una trasmissione sempre più interessante, sempre più interattiva. E comunque è così che si costruiscono i percorsi, a un passo alla volta, e quindi abbiamo iniziato questo viaggio assieme con Olistica Online. Per tornare al libro, 5 scrivere, quindi sono delle carte da lettera, praticamente da una parte c'è il disegno, c'è l'immagine, dall'altra parte è bianco, quindi se uno vuole scrivere tanto può scrivere a tutti e due i lati, se uno invece dice guarda voglio scrivere solo dalla parte dove c'è l'immagine, la cosa, lo scrive solo lì, oppure può dire ok, quella parte lì la piego, magari in due così, la metto in un pacchettino, una cosa tipo letterina incastrata sotto al nastro del pacchetto e scrivo solo dalla parte di dietro, quindi è libero come poterla usare. Di fatto quello che può essere interessante è proprio gestire anche la parte emotiva nel scegliere, per questo il punto, come l'ingresso insomma del libro fa, praticamente puoi scegliere quello che emotivamente ti sembra più adatto, puoi scegliere di scrivere dovunque comunque, e quindi questo è lo scopo. L'importante è creare buone emozioni favorevoli a un'espressione di qualcosa che sia dentro. Mi auguro che non sia usato per chiudere una storia, ma in caso lo fosse magari è scritto bene che è un po' più carino. E poi ovviamente si sa che tutti i cartoncini d'auguri eccetera solitamente costano un bel po', bisogna cercare eccetera. Invece questo qui è un libro stampato a colori di qualità, carta di qualità, perché devo dire sinceramente che Amazon sotto questo punto di vista sa avere della carta di qualità, per cui uno è già pronto, tira fuori un foglio aprendo il libro fino alla colla, tira fuori un foglio ed è pronto, capito? Quindi è una cosa funzionale in questo senso. Per quanto riguarda l'altro libro ci vediamo fra qualche giorno, perché adesso che stiamo facendo questa puntata ci stiamo avvicinando a San Valentino, e quindi diciamo che diamo questa importanza a questo giorno cercando di dare un contributo utile a chi vuole festeggiare pienamente questa festa. Poi ci fosse qualcuno sconsolato che dice ok, mi faccio gli auguri da solo, mi riempio d'amore o scrivo lettere usando questo quaderno, questo libro, questo, non so, magari scolla tutte le pagine e le mette da un'altra parte o rifà la copertina. Qualcuno sai che fanno le copertine artistiche sui quaderni e cose del genere. Se qualcuno guarda queste cose su Instagram o su TikTok o cose del genere, vedi quelli che rifanno tutte le copertine artistiche. A voi la scelta, fate quello che vi pare, basta che siate contenti. La mia intenzione è questa, che vi dia buone vibrazioni e buon tutto a tutti voi. Questo è quanto. Giuseppe, io vi ringrazio a tutti, passo la parola a Giuseppe che sicuramente lì che ride, che ha un sacco di cose da dire e quindi
Intanto vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione a questo mio libro e alla mia persona. Senti, prima di salutarci, l'ultima domanda, vabbè no, la faccio la prossima volta, volevo chiederti come trascorrerà il San Valentino, ma la prossima volta, va bene? È stato un piacere, ci rivediamo la settimana prossima con Maria per l'ultimo libro prima di San Valentino. Arrivederci a tutti. Come dicevo, grazie per l'ascolto, grazie per l'attenzione, affinché il primo giorno di questa nuova trasmissione che è imminente, ripeto, mi dispiace, sono un po' in ritardo io perché non faccio solo questa trasmissione, ne sto portando avanti un'altra su No Limits Radio completamente differente, che parla di mitologia, archeologia, mitologia e leggende, si chiama Andando per Fiumi, ed è una trasmissione che praticamente siamo partiti col Gange, ma poi si entra in tutta la mitologia, storia eccetera, e si arriverà, adesso siamo con Shiva, poi si andrà con i figli di Shiva, poi si va negli oceani, poi si va nel Tibet, e dopo si andrà, insomma, varie cose che poi hanno filo conduttore l'acqua, visto che il conduttore ci porta oltre l'Acheronte, e quindi l'argomento la trasmissione si chiama L'altro dove, la mia rubrica si chiama Andando per Fiumi. Sappiate che magari non conoscete No Limits Radio, ma sappiate che gli ascoltatori aumentano di migliaia a puntata, quindi mi auguro che altrettanto la nostra trasmissione Olistica Online raccolga migliaia di ascoltatori, giusto? Perché se no, che ci facciamo qua a parlarcela fra di noi? Ci facciamo la telefonata e siamo contenti. Invece vogliamo far contenti tanti di voi. Saluti e baci, grazie Giuseppe e alla prossima puntata. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà, lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.